Quando serve quei problemi, chiamano. Ciclone. Questi non stanno spacciatori. Secondo Non te stanno a me hanno detto sono spacciatori. Tranquillo, c'è il coltello. Mette le mani addosso. Tranquillo, c'è il coltello. Buonasera a tutti dalla stazione Termini e con me oggi ci sono diverse persone, in primis Ruben che è un ospite speciale. L'abbiamo portato qua perché Ruben è forte a fa botte, regà. È grosso, l'abbiamo portato perché è grosso, meno e tutto quanto. Poi oltre a Ruben c'è sempre Pileggi con noi, ma abbiamo riportato contro l'opinione pubblica Marcello. Ragazzi, Marcello è il più odiato dei video, il più bistrattato. Questa sera però mi ha promesso che... Farò il bravissimo. Non No, minaccerò a nessuno. non il bravo, il bravissimo. Io gli ho voluto dare fiducia perché alle persone bisogna dare fiducia. È vero. Sempre una seconda possibilità perché altrimenti. E poi si è portato la sua calma. Simone. Io so venuto a mangiare, so venuto. Te Ruben in cucina. Ma che cucina? Devi calmare tutti. Perciò noi oggi vi racconteremo Termini di sera, festivo, con tutte le problematiche che ci stanno, perché Termini non è una stazione, è una città dentro la città, con regole diverse, igiene diversa e tante persone diverse. Perciò se vi interessa rimanete, altrimenti vi prendete un posto letto a Termini e venite a dormire pure voi qua. Nelle fermate del notturno è dove succedono i scippi. Quando capitate qua che dovete prendere il notturno, il rischio qual è? Che c'è gente che fa finta che deve prendere l'autobus. Tu lasci il trolley così un attimo, stai a guardare il telefono e un attimo ti fanno il trolley. Poi tu dici che c'ho nel trolley? Praticamente niente. Però basta, facci 5 euro con qualcosa nel trolley e tu stai a posto. E qui purtroppo il presidio è quello che è, non ci sta più niente. Questa è la capitale d'Italia. Non c'è un autobus notturno che passa, la gente che aspetta ore e ore. C'è la capitale d'Italia, la metro chiude alle 9, capisci? Ciao. Ciao. Come stai? Bene, voi? Ce la caviamo. Stai aspettando l'autobus? Sì, sto aspettando l'autobus. Stamattina non passano mai noi. No, non passano mai perché qua ogni volta fanno come gli pare e la gente pagano i abbonamenti, i biglietti. Sto aspettando N8, però N8 passa sempre come gli pare lui. Sì, io sono tanti anni che sto qua e poi sono anche omosessuale e diciamo anche in questo paese ho vissuto tanto omofobia, discriminazioni, ho avuto anche pugni, calci. Così, senza motivo. Ma Perché- ancora tuttora, ancora? Sì, perché il fatto che sto gay, il fatto che mi vesto così, credo siamo esseri umani, siamo fatti di carne. certo. Se un ragazzo etero è fidanzato con una donna, io non vado a rompere i coglioni. Quindi a me non mi può rompere i coglioni se mi vesto così, perché io sono nato così e mi sento ragazza. Mi sento bene così. E purtroppo questo paese è peggiorato perché c'è tanta povertà. Io penso mi sto portando un ragazzo a casa, che gli ho comprato da mangiare. Stasera? E l'altro giorno mi sono portato una donna con un bambino a casa. Perché io sono fatto così, perché Non riesci io a lasciarli per strada? non ci riesco perché essere umani, perché non puoi buttare una persona per strada o Certo. così, non so, cani, animali. Senti, e noi che ci hai visto, che hai pensato? Le Eh, facce, ti sembravamo no, criminali? no, un criminale, pensavo che era, non lo so, polizia, guardia, non lo so. Ma guardando Marcello? No. No, ho visto lui tatuato, allora ho detto che ne so chi è. Non lo so, ma avete visto voi vestito così? Ho detto, oddio, io mi Ma vergogno. guarda, No, io non mi vergogno No, perché... vabbè, è appariscente la giacca perché questa Ah è... sì, perché me l'hanno portato da Londra. Ma le aggressioni che hai subito dove sono Le accadute? aggressioni ho subito qui a Termini, ho subito per strada, ho subito tante parti. Ho avuto anche violenza sessuale, ho avuto tante cose. Poi diciamo sono un ragazzo che mi sono sempre alzato su e non mi sono mai abbattuto giù. Ho sofferto tanto Quanti da anni bambino. c'hai tu? Ho 27 anni. Dai. Ho studiato, ho fatto alberghiero, cioè, si sono un vede, ragazzo vedi che là. non mi drogo, non, cioè, no. Bravo. Cioè, fumo le sigarette. E poi sono stato cresciuto con le suore. Le suore mi hanno buttato fuori perché ero omosessuale. Ma in Italia? In Italia. Mi hanno cresciuto e poi mi hanno buttato fuori a 18 perché anni. già quando eri piccolo tu lo dicevi, no? No, Non già te- si non ti sapeva, nascondevi. dallo psichiatra già si sapeva. Tu ce l'hai un rapporto duraturo magari con un partner, una persona che sta con te o sei solo? No, io ho scelto di rimanere single. Prima o poi Vabbè. vorrai trovare una relazione stabile. Ma magari. sì, ma non è che faccio la Poi sei mignotta, giovane. Sì, quello sì. Lo so Opprimono perché io così. sono una persona che non giudico, io rispetto tutti. Se tu sei etero, vai con una donna a letto, sono fatti tuoi. Se io vado con un uomo, faccio quello che voglio. Io non vado a dire alla gente quello che faccio a letto.
opportuno, mi puoi giudicare il mio orientamento sessuale o so perché mi vesto da ragazza, no. Metterlo, capito? Eh sì, l'omofobia questo, sì. Eccolo, guarda, adesso. Hai sentito? Eh sì, ho sentito. Hai sentito? Pezzo di merda. Pesci in bocca, pezzi in merda. Quello, quei due. Quello là. No, no, aspetta. Chiedi se c'aveva con noi. Ehi, no, tranquillo, c'è il coltello. Mette le mani addosso. Tranquillo, c'è il coltello. Chiama il 112, sbrigati. Chiamalo. Coltello? Sì, c'è un coltello. Di meno, fratello? No, aspetta. Posso mettere per terra? Fammi mettere per terra. No, aspetta. Tranquillo. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Però mi ha tirato fuori il coltello. Lo so, tranquillo. Lascia. Chiama i guardi, noi famo lavorare i guardi a sto punto, scusa, no? Iato. No. Sì, questo si è meritato. No, regà, fermi. Stai tranquillo. Che si fa, Simone? È stato, tira fuori il coltello? Sì, c'è il coltello. Sta già a chiamare il fotografo. Se ne sta Va, se ne sta. Oh, dove vai? Sì. Dopo. Dannato. Sì. Sì, andiamogli dietro. Lo so, bene, io Va bene. Dove vai, amico mio? Non andare via, amico. Aspetta. Vogliamo parlare. Vamo se qua parliamo, amico mio. mi hai tirato fuori il coltello, mi hai tirato fuori. Qua, Fenomeno. Posso? Mi hai tirato qua. fuori il coltello, vieni. Vai. Vieni qua, amico mio. Hai tirato fuori il coltello, vieni qua. Coltello. Fermi. Via coltello, via qua. Via coltello, brutto infame. No. Non gli posso. No, non gli menamo. Via qua, oh. No, raga, non gli menate. Brutto infame, vieni qua. Allora, raga, ci ha minacciato col coltello, va bene. Mo? Il coltello a 5 centimetri. La monata del lupo, andiamo, vieni la boccia, va. Però Vieni qua, brutto infame. Mamma mia, frate. Lo posso quasi. Vabbè, ma mi ha tirato fuori il coltello. Ti prego. Non c'è nessuno. Io posso dare a bomba. Già sei soldati, sei soldati. No, fermi, porco due. Ma che io ho detto sì, questo è scemo. Porco dici. Sono spariti, dove vai? Dove va quello? Guarda quanto sta a correre. Via Cavour, marocchino. Ma non mi fate correre, porco due. Porco dici. Guarda, quell'altro. Col coltello ha provato a prendere uno dei nostri. Guarda, stanno a scappare, stanno a correre dietro. Descrizioni? Arabi, barbe lunghe. Ci ha aggredito col coltello. Ma avrà buttato sicuro. Simone, vado? Sì, noi andiamo tanti, se no. Barbe lunghe 2, grossi, corporatura. Ben vestiti, età 35-40. No, di meno. Scuri. Giacca scura. Brigati. Dove sono nati? Correva troppo veloce. È impossibile riprenderlo, Simone. Ha fatto. Ho detto, No, però Simone, io ti voglio bene. Io sono un bambino di 7 anni. A me il coltello non me lo metti perché. Lo so. Sono andati laggiù, è molto si sono dileguati. sta un'altezza del sottosuolo e hanno girato a destra. Ricapitola, perché prima tiri fuori il coltello e poi stacchi? Quelli hanno tirato fuori il coltello perché pensavamo. No, io mi sono avvicinato e quello mi ha detto che vuoi. Noi stavamo a parlare con un ragazzo omosessuale, il quale ci parlava proprio del fatto che veniva aggredito anche verbalmente. Mentre noi parlavamo, tra l'altro lui in accento napoletano, lui ha detto una frase in napoletana, poi ha parlato arabo dopo e Simone perciò ha non ho notato capito che bene diceva questa cosa. una Io ho cosa detto guarda brutta e Marcia che brutta. quello forse ha detto qualcosa, ma era solo per chiedergli perché hai detto una cosa del genere. Lui che ha fatto? Ci ha visto, ha tirato fuori il coltello. Ha messo la mano a tasca, ha tirato il coltello. subito e poi ha tirato fuori il coltello.
si è messo così, io adesso a fare fame col coltello, ho preso una bottiglia di cos'è che c'è. Allora, adesso siamo dentro la galleria centrale di Termini, stiamo facendo sempre il solito giro serale, aumentano i turisti, tra l'altro questi sono tutti giapponesi, qui mediamente una valigia su due gliela rubano, è un classico. Tu sai quante ne ritroviamo? Io sono arrivato 2 ore fa a Fiumicino, mi hanno fatto vedere la polizia che mi avevano fermato. Dei giapponesi avevano portato da Giappone dei granchi vivi e dei pipistrello sottovuoti. Sì, è vero, ogni tanto c'è una trasmissione che mi vedo su Real Time. Oh, però Marcello fino adesso non ha imbruttito a nessuno, Abbiamo parlato tu a Marcello gli sta più a male. Uno lo vede così brutale Marcello, però è una persona Ci di credi che cuore. mi sono portato un sacco di pezzi da 5 euro? Veramente, No, mi sono portato Ma tutti da 5 vende? No, tutti 5 euro da... E qui è successo qualcosa. Occhio dietro lì che c'è polizia e ambulanza. Che cosa è aperto? Che se andiamo qua a via Marsala non so quanta luce c'è. Magari... La polizia ci ha permesso. Veniamo dalla Puglia, vi seguiamo anche dalla Puglia. Grazie. Sì, ma lui è quello bravo, io sono quello cattivo, è lui quello bravo. Lui è Ruben. Prima tappa della serata, via Marsala. Oggi via Marsala è più tranquilla perché c'è la polizia lì, altrimenti qui c'è stava un bel bivacco. Seconda parte, poi andremo invece a via Giolitti, ci avete già anticipato che c'è sta un po' di movimento. Ci hanno aspettato proprio, diciamo, col sorriso, anzi. Vabbè, manco io aspetterei col sorriso con queste facce, L'unica cosa è che dopo questa parte qui iniziano i primi giacigli. Tra l'altro possiamo chiedere a Ruben, che lui è un esperto cuoco, come la giudichi la cucina che portano ai senza tetto? Hai mai assaggiata? No, ancora no. Mo te la famo assaggiare. Dovremmo provare. Che si mangia? Sì, lui ha provata. Che si mangia? Ma gli portano un po' di tutto, c'è sta magari pure i volontari che la preparano a casa, panini, eccetera. Ci vedi? possiamo organizzare la cucina? Allora ragazzi, se volete una sera Ruben che cucina, fatemi finire di parlare. Ok. Mo, dove vado? Andate, ritornate indietro, se no quando taglio stiamo 20 metri più avanti. Cioè io capisci in che mondo vivo. L'altro giorno ho dovuto tagliare un video, te e lei, avete fatto un film ambientale, si piava tutto, sentiva lei che chiacchierava, lui che chiacchierava. Stavo finendo il discorso. Era quello. Però ci possiamo organizzare, cucino io una volta. Allora organizziamo, se vi interessa, una sera a Termini con Ruben che cucina, per i senza tetto. Live col fornelletto. Live col Facciamo uno fornelletto. showcooking. Scegliamo un posto proprio bello a vista, chiamiamo i senza tetto e diciamo che volete mangiare? Che te va a mangiare? Vai. Quindi qualsiasi cosa, dacci da mangiare. Perché poi vedi, qui ormai è tardi, già stanno a dormire tanti. Ti stai svegliando? Iniziano, sì, non li svegliamo però. Tanti stanno a riprendere posizione. Se guardate adesso, senza svegliarli troppo col faretto, però ogni vetrina c'è una persona che ovviamente si ripara, perché ti ripari dal freddo, ti ripari dalla pioggia, riesci a dormire. Vincent sta già a dormire. Vincent, ti sei già messo a dormire? Eccolo là. Come stai? Non gli puntare a fare un faccia e si è appena svegliato, porello. Stai bene, sì? Non c'ha più rumore. Allora, ragazzi, Vincent non c'ha più rumore famoso alla gola. Era il freddo. Io ce l'hai questa nuova. Mal de testa. Cappello nuovo. Te l'ha dato Caritas. Ma qui c'è un sacco di vicini nuovi, Vincent. Qui c'è qualcuno? Ah sì, c'è un ragazzo. Nuovo personaggio arrivo Germania. Nuovo ragazzo dalla Germania. Nuovo personaggio. Dai, mo passiamo a un orario più decente, che mo è tutto chiuso, state tutti a dormire. Ci vediamo allora prossimi giorni. Tu arrivo prossimi giorni. Prossimi giorni ti veniamo a trovare. Io qua. Dai. Tu lo so. Io lo so, ormai ti passiamo sempre a salutare. Tutti i giorni io qua. Tutti i giorni Vince sta qua e il giorno lavora a Grotta Rossa. Tu non lavoro, tu non mangia. Va bene. Buona serata Vincent. Grazie. Alla prossima. Grazie. Ciao. Qua è veramente pieno perché non potendo stare sulla piazza molti stanno qui. Tanti hanno timore. Certo, vieni. Poi che te la faccio io? No, c'è pure Quanti io. anni c'hai tu? 10. Bravo. Mettete in mezzo, fate la foto. Guarda che
Qui all'altezza dell'hotel Marisa è dove succedono le cose più eclatanti, questo punto qua, perché qui c'è il famoso postamat, qui arrivano tutti con ste carte, ti si mettono dietro, dammi qualcosa, poi tu c'hai paura perché stai a prendere i soldi, c'hai i soldi in mano, uno viene, ti fa brutto. Per fortuna Vincent è stato l'unico che una volta ha fermato una rapina qua, c'è proprio un video su YouTube, se lo cercate, di Vincent che sventa una rapina, uno che comunque sta a rubare i soldi a un'altra persona, e l'ha fatto di sua spontanea volontà perché non gli piace sto fatto che si commettano crimini dove lui dorme. Mo Vincent lo vedi così, ma Vincent ha fatto 3 guerre. Sì, c'ha un fisico, lui tiene tutto, c'era un periodo brutto e lui si faceva 15-16 birre da 10 gradi e teneva tutte. Ciao ragazzi! Ah, ecco, a disgraziati, ma che state a dormire? No, che luna di notte, oh! Sono le 10! Guarda, questo sta a dormire! Oh, ma questo è un amico mio, oh! Piano. Sei stanco? Dai, fammi una passeggiata. Ma dopo vi rialzate, non ho capito come fate? Mica dormite tutta la notte voi? Sì, lui sì. Guarda che lui stava sempre con noi, poi c'ha avuto un problema, è stato in ospedale. 10 giorni in ospedale. È stato in rianimazione, poi lui è quello che lo accoltellavano sempre. Lo chiamavamo il sacco. Guarda che coltellata, perché loro la sera qua fanno sempre a botte. Invece lui la prima volta che l'abbiamo conosciuto voleva venire a Faraoni. Te giuro gli fa. No, te giuro. Oh, gli fa, che te credi che mi fa paura? Via qua! E lui gli voleva menare, capito? C'hai paura, eh? Hai sto Marcello. A Marcello tu mi spaventi i candidati qua, questo è un bravo ragazzo. Tatuatore e vedete tutti questi tatuaggi per me, sono tutti pezzi di storia. Belli, cioè, ti sei fatti da solo in carcere? Fantastico, guarda che precisione. Siamo macchinette inventate, capito? So come funziona, Io vengo dai Parioli e lì ci insegnavano. Ci sono campato 4 anni, certo, andavo così, capito? C'avevo sempre la cella piena di roba. Poi dicevo, tu facevi pure i tatuaggi agli altri? Certo, no, così campavo, 20 euro di qui, 20 euro di là. E tu sai fare qualche lineetta? Sì. Sai fare qualche lineetta? Certo. Poi devi lavorare a Marcello. Sì. Interessante sta cosa. Poi se studiamo qualcosa. La macchina inventata è una macchinetta il motorino del CD? No, anche del CD, No, diciamo quella che va meglio è quella della macchinetta per fare la barba. Ah, mo, perché questa è tecnologica. Io vengo da quella che forchetta. Io era così, forchetta, si levavano i due denti centrali. Si tulavano i due denti centrali, si metteva il motore del Walkman praticamente qua, poi praticamente con le altre due denti della forchetta reggevi il motorino, con la cannuccetta della Bic facevi diciamo il tratto e con la molla dell'accendino l'ago, nero fumo. Sì, ma io mi ero inventato che facevo il tastino per farlo partire. Vabbè, allora te già stai un pezzo avanti. Ti dico, mastro costruttore, però. Facevo il ciacchiato. Perché poi il tatuatore è una cosa, sta per costruire la macchinetta è un'altra, su lavoro. Questo tutti da solo, questo è lo specchio mi ho fatto. I tatuaggi allo specchio? Questo è lo specchio mi ho fatto. Al contrario, è difficilissimo. Questo qua l'ho fatto a 14-15 anni, vabbè, però ormai sono tanti anni fa, ho 44 anni. Quindi. Cioè, ha fatto 30 anni fa quando i tatuatori erano veramente 4 in croce. Erano sempre però. Cortellati a bizzeffe. Lui è sempre bucato. Troppo vicino Te chiacchieri oggi, che fa? Oggi è stanco. Lo sai che mi ha detto un cliente mio, mi ha detto che sto facendo la schiena a un ragazzo che lavora con le ambulanze che aveva appuntamento il giorno dopo che è uscito il servizio e mi fa, ma quello l'ho preso io, quello semena con tutti, semena pure con l'ombra sua. Dice, come ha fatto a non litigare? Sì, che ne dà mai. Niente, ancora insiste però. Vabbè, prima o poi una vinci, dai. Prima o poi ci proviamo. Dai, ci proviamo. Infatti si vede, la dovevo finire, non l'ho finito perché sono uscito. La carpa, fammi vedere, i rondini, sinonimo di libertà, le carte, c'è giochi a carte. No, ok. Come sei fatto a fare le carte c'è giochi? Disegno, fratello. Ma le pistole pure te sei fatto? Certo. Questo no, me l'ha fatto un ragazzo che doveva imparare tatuarsi, allora ho facete uno scambio praticamente. Ma te sei fatto male alla schiena? Troppo sì. Sei cascato? Dove? Qua? Qua sì, no, qua ho avuto un'allergia
Un'allergia mi si sono Una fatte queste dermatite, grosse, dai. sì, tipo bravo, un'allergia della pelle. Vedo, infatti. Anzi, che mi è passata. No, il cacchio, mo te si sta... però c'è un po' di sangue, occhio. Ah, ti è rimasta sulla maglietta. E vabbè, per strada poi la vedo dura farla passare così veloce. No, vabbè, anzi che con una settimana è un po' passata. Si è fatto tardi, è quasi mezzanotte e siamo nella via più malfamata della zona, via Daniele Manin, che una volta che superiamo tutti i locali che stanno per chiudere, qua succede di tutto e di più, ragazzi. Ma c'è Marcello che ha promesso che non litiga con nessuno. Per il momento mi prendo, guarda, la briga di sostituire Mattia Farone che è poi più, diciamo, come si dice, è più calmo. È il di me, più calmo. È vero. Oh, comunque dici, poi gli rubano le valigie, te le mettono qui in vista. Da trattoria in poi è terra di nessuno. De notte qua, questo si vuole far rapinare un'altra volta. No, intanto noi ci siamo portati dietro, noi ci siamo portati dietro un ragazzo che hanno rapinato. Questo ragazzo ci spiegherà tutto perché gli hanno fatto. Ah, ci fa vedere dove l'hanno ci fa vedere rapinato. Questo è tutta testa indiano, è vero? Indiano? Sì. Indiano. Sì, ma ha bevuto indiano. Si è bevuto tutta l'India. Hai bevuto, eh? No. No, solo sangue di solo serpente. solo pensato io. Troppo pensato perché arrabbiato cuidate al ladro. Faccia vedere chi sta rubando. Vai, traduttore ruba. Vai, parla. Parla. Parlato così chi mi serve. Allora, ero qui solo di notte. Sì, io ho chiamato la polizia 2 volte, una carabinieri, una volta ho dato la Chiamati Un calabresi. ragazzo di Ma non un'altra... ascolta. Aspetta, un ragazzo di un'altra nazionalità è accorso e mi ha rubato portafoglio, telefono e documenti. Documenti tutti. Ragazzi, quello che è successo semplicemente è che l'hanno rapinato. Dai, è un classico qua a Via Manin, adesso lo rimandiamo avanti. Eccoli, guarda, già si sono mobilitati, Guarda Vai avanti, facci vedere e noi ti seguimo. Adesso lui ci mostra chi è che l'ha rapinato, noi andiamo così facciamo vedere un attimino qual è la zona più pericolosa. Questa è veramente terra di nessuno, eh? sempre. Poi oggi visto io. Qua. Qua. Sì. Qua. Lui conosce per tutte le persone là. Qua Là. scippano tutte Sì, le sì, persone. sì, qua. Questa è proprio l'area. Sì, qua. Qua. Sì. Questa è proprio l'area. Sì, sì. Mo che devi fare? No. Ciao ragazzi. Qua. Ragazzi. Come state? Anche Che state a fare qua voi? Ah no, anche lui. Ma dai, ma non so loro. Lui. Tu fai? Sì. Prima tutti meno. No. Dai, ma loro li conosciamo, sono bravi. Lui? Sì. Che ha fatto? Io ho un mestiere, io. Ascolta, Questo è... Io mi faccio i cazzi mia, prima cosa. No, lui non è lui. No, sono cresciuto qua. Ho vissuto qua a Roma, quindi. Ma mo che fai tu? Che lavoro fai? Io faccio c'ho come attestato meccanico. Ogni tanto lavoro, ogni tanto vado a fare manovale. lascia stare soldi. Mi serve il documento abbastanza. Fammi che fai? Vai qua, chiedi dentro, vai. Ci sono le telecamere, vai e chiedi. Anche lui te la può. No, ma tranquillo. No, ma non so loro, tranquillo. No, ma che loro? Questo è romano. Questo lavora. Lui. Poi c'ha con te. Vieni qua. Bella. Tutto a posto. Si leva. Oggi manca il personaggio. Chi però. manca? Faraoni. Faraoni c'aveva una cena di famiglia stasera, gli abbiamo abbonata Allora, sta allora cosa. va perdonato. Un minimo di... Posto dei faraoni, che famo? Chi è che Raga, ma qual è secondo voi la zona più pericolosa dei Termini? La parte più pericolosa. La parte più pericolosa. Marsala, a posto ragazzi. Tu lavori, vabbè. Secondo me l'altra parte è dietro. Marsala. parte. Dove sta lui? Come ti chiami, frate? Nored. Sei egiziano? No, del Marocco. Bello mio. 21 anni che sto qua. La Quindi. parte più pericolosa è quella. Dove abiti? In che zona? Io sto a Centocelle. Vabbè, te stai un po' più. La prendessina abbastanza lunga là. State sempre qui per fregare la gente. Ragazzi, non parlate a quelli. Si mettono per guadagnare, capito?
vi mettono per guadagnare. Vabbè, ma ho fatto il canale per guadagnare, sono cavoli suoi, ok? Gli faccio i complimenti, oh. Gli faccio i complimenti, va bravo, che te devo dire? Avere i visti, tutto quanto. Io vi conosco, volete guadagnare su YouTube, capito come? Perciò venite sempre qui. Sì. Questi non stanno spacciatori, non stanno spacciatori. Volete trovare spacciatori, andare a togliere. Ma a me che mi spacciatori che mi frega, spacciatori. Io ti seguo ogni giorno. Io vi seguo ogni giorno, capito come? Aspetta un attimo. Ma che sa dire? Non so se agita, aspetta. Devono andare a togliati. Ma noi non c'è. Quello, ascolta, questi ragazzi che vivono qui, ti dico una cosa, è il primo, è il governo italiano che ha sbagliato, perché non puoi accogliere i migranti, capito come? Che dormono fuori, capito come? Tu chiedi protezione internazionale e non gli dà casa, non gli dà nulla, quindi non devono parlare. Chiedi al ragazzo se qua va tutto bene. Noi stiamo qua a perdere tempo su YouTube perché qua va tutto bene. Arrabbiato? Ho capito, da rabbia vengono, da crisi che se ne vanno. No, lui credeva che noi fossimo quelli che vanno a cercare i spacciatori. Vabbè, ma lascia Ma stare. in fondo il degrado sta ovunque. Sì, ma poi in fondo guarda, il degrado sta ovunque. a Non, me è, fa- che, non è che solo sta zona, ma se tu vai in qualsiasi zona c'è il piccolo degrado. È normale. Qui è una parte del succo, ma ovunque. Non è che c'è sta solo una zona, va a San Basilio, va a Torbella, va a tutte le altre zone uguali. Non è solo sta zona, fosse solo sta zona. Chi se lamenta, chi rompe il ciabaglio, ma rompe i sì, coglioni. ma no, ma magari sai che... Ma guarda questi che bravi ragazzi, t'ha ci hanno visto, ci t'ha- hanno salutato, sì. sono rimasti con noi a ma c'è, chiacchierare. ma t'ha scambiato per un giornalista che va lì e dice va da lui, oh te spacci, capito? Lo so, però, capito, sta cosa... Già lui qua. A posto. Lui è bravo, amico mio. Bella, regà. No, fantastico. Io conosci. Ho visto il colazzo subito. Bella. Ma non l'ha detto nessuno, noi stiamo a parlare proprio tranquilli. Cioè, stiamo a parlare tranquilli. Lascia stare soldi. T'hanno rubato sta a Roma, ti rubano pure la Fontana di Trevi a Roma. Metti mani in tasca, sordi in tasca, entri i pedalini. Regà, non vi fate rapinare a voi, mi raccomando. Di dove siete? Ah, e vabbè, mica hai detto che non ve... questa è una zona... Questa è una zonaccia. Sì. Questa è una zonaccia. Orologi, che fate? Che fate? Ma state in gita? A Termini. Sì, ma lo sappiamo. Guarda qua. Ma lui gli ha detto guarda le telecamere, quello l'ha chiamato. Chi gliel'ha rubato perché è vestito uguale a me? Ho capito, se sono tutti vestiti uguali. Dai, lascio. Oh, namosene, dai. Vi lasciamo più paura di quello che tenetelo qua, non ci lo fate venire. Bella regà. Ciao, scappa, vai. Ciao, regà. No, perché se potuti scappare, a questo punto ci conviene andare dopo tutta una serata così ci conviene andare a Tendopoli. Regà, a mezzanotte a Tendopoli siamo portati in biciclette però. Cioè, è pericolosissimo. Poi fa la sera d'avventura te proprio, eh? Regà, famoso McDonald's, ricordatevelo, sta qua. Ah, è passato davanti alla macchina perché noi abbiamo il giacchetto, non si fa niente perché tu la tappia, Allora, mezzanotte a stazione Termini, eh? Oh, ma ormai mettiamo a dormire qua vicino a Vincent, no? A sto punto, da Vincent si sta pure caldi, hai visto? Sì. Hai visto come hanno subito preso, solo che quello lì è fumo tossico quello che esce, viene sotto. Sappiamo che a Stazione Termini ci sono tanta gente che veramente dorme per strada, a noi ci rimangono ogni tanto qualche panino, qualsiasi cosa, con tutto il cuore lo portiamo di là, perché alla fine siamo tutti esseri umani, diciamo un pasto caldo per tutti quanti ce lo meritiamo, questo è l'importante. E poi è anche vero che se glieli porti, glieli dai a mano, eccetera, è diverso da magari la mensa. Perché sai che queste succede? cose qua. Sai, un panino, una paga sulle spalle a una persona penso che le dà più senso di vita, più forza per andare avanti, questo è importante perché oggi come oggi la vita è dura, veramente dura. Da quanti anni è che stai in Italia, mi dicevi? Sono quasi 30 anni. Quasi 30 anni, dal Perù vieni? Dal Perù, sì. Ho fatto tutti i lavori, ho lavorato di tutto, ho pianto proprio lacrime di sangue, però grazie a Dio un percorso di vita, ho lavorato, qualcosa ho fatto
e sigo lavorando, andiamo avanti, C'hai andiamo mai avanti. avuto paura di finire in mezzo alla strada? Guarda, io sono un po' delle strade, quindi vengo dalle strade. Perù è un paese molto molto pericoloso, diciamo, mi sono proprio sulle strade, quindi so che le strade, so che la fame e conosco anche le persone. Con tanto rispetto, però la vita questa è dura, la vita, e bisogna lottare sempre, no, questo è importante. La sera purtroppo, diciamo, verso l'1, 2 di notte è un problema, perché arriva tanta, ma tanta gente, diciamo, strana, di tutti i colori, quindi dobbiamo essere sempre pronti, diciamo, a cercare anche di tutelarci, difenderci, perché noi comunque stiamo lavorando, diamo un servizio. Però comunque questa parte di qua, diciamo, è molto molto pericolosa, è diventata una via molto molto pericolosa, infatti state sempre attenti, ragazzi. Mattia no, c'è Pileggi, è il Mattia rotto praticamente. Comunque lui è realmente un tuo fan, io non sapevo mai. Ruben, c'è una bambina che vorrebbe fare una foto con te. Perché ti piacciono i video di Simone? Perché sono divertenti. Non lo so, mi fa ridere, mi piacciono tutti. Calma. Uno dei miti della stazione Termini è una coppia di persone, di dove so, lituani, vivono dentro la stazione Termini fino alla chiusura, poi quando chiude la stazione loro dormono qui fuori e per 25 anni non hanno mai cambiato posto, non hanno mai cambiato postura, non parlano con nessuno, fanno un po' tutto praticamente e da tanto tempo stanno qua. Buonasera, tanto tempo che vivete qui alla stazione Termini, vero? 16 anni, ma voi siete marito e moglie e non avete mai pensato di spostarvi poi in futuro dalla stazione? Come potremmo spostarsi che non danno documenti? Da 16 anni non c'è dei documenti? Non danno documenti fatti e non dati. Fatti e non dati, voi siete lituani, vero? No, noi siamo lituani, nazione, però noi siamo cittadini della Lituania. Non siete più cittadini della Lituania? Sì. Io per rinuncia nell'anno 1999 e per lui è tolto perché lui ha fatto appoggio alla mia scelta. Ah, lei ha proprio scelto di non essere più cittadina lituania? Sì. Tutti e due, marito e moglie? Sì, giusto, siamo apolide, però fatta cittadinanza italiana e non danno. Non vi danno la cittadinanza italiana, cioè siete in un limbo praticamente. Sembra il film The Terminal, dove praticamente il protagonista in realtà lì era nell'aeroporto e non riesce più a uscirne. Sì, è quello, io l'ho visto su YouTube. Su YouTube. E voi la sera quando chiude vi spostate fuori? Sì. Poi il giorno potete ritornare qui? Sì, combattiamo per stare qua, combattiamo. Combattete per stare dentro la stazione? Io ho detto, sparate, non vado senza documenti in nessuna parte. Quale proprio... motivo mandare senza documenti? Sappiamo. Per miracolo 2 volte che sono ucciso mio marito, senza nessun senso. Arriva e ti danno a testa. Fascismo del XXI secolo, verissimo fascismo, sistema del fascismo. Interessi, immigrati sono interessi. Oro che pagano il loro paese e qua ammazzano. Riuscite però a mangiare, comunque a stare tranquilli, cioè, utilizzate il bagno della stazione? Sì, di pagamento sempre. Sempre a pagamento? Sì. Ma non vi hanno mai offerto un alloggio, una tipo Caritas? No, io non accetto mai, senza documenti non vado in nessuna parte perché è motivo portare qua senza documenti e spariremo senza nessuna risposta dove siamo noi. Ok, perciò voi non vi volete spostare qui fino a che non avrete i documenti, non vi fate portare da nessun'altra parte perché altrimenti sparite senza i documenti. Sì, quando prenderò documento subito mando per figli copia di documento. Adesso loro non accetteranno, parlerà che non lo sa niente, che noi qua vissuto e dove hanno sparito. Se noi volontariamente senza documenti usciremo, loro questo combatte loro sempre quello che a noi dobbiamo che uscire senza documenti. E noi sempre combattiamo quello che senza documenti non andiamo in nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. Sì. Siamo tornati a Piazza dei 500, mezzanotte spaccata, tutti dormono, chi non dorme fuma, chi non fuma si rilassa, beve. Tra poco chiude proprio definitivamente la stazione e noi adesso andiamo nella famosa zona più pericolosa, l'area dei parcheggi. Vedete, questi sono i signori che abbiamo intervistato prima, vedi loro come costruiscono velocemente. Si sono dovuti spostare, hanno spostato tutte le sedie, tutti i bagagli eccetera, hanno tutto già organizzato. Dopo 16 anni che dormi in stazione questo è il minimo.
Mettono il cartone, vedi, che parasse dal vento, perché il vento solitamente tira da quella parte. Sanno pure dove mettere il cartone. Certo, beh. Cioè, alla fine è quello che succede, tutte le sere tu sei costretto a fare sta cosa qui e purtroppo non è che c'hai grandi alternative. Chi non è attrezzato, vedi, se butta lì, dorme sul vetro. Ma dicono non gli rompono questi qua che stanno qua? No, allora tu pensa che una volta qui ci dormivano tutti, poi hanno messo queste reti per evitare che le persone ci dormissero in maniera incastrata. Lì dove non ci sono le reti qualcuno ci si infila. No, dico, non li disturbano questi due qua, non gli rubano la roba. Sì. Tutte le sere. La signora, per esempio, tutte le sere gli rubano qualcosa. No, questo stava a dire. L'abilità è di preparare le cose in un certo modo che non te rubino. Adesso l'hanno messe tutte dietro. Mettendole dietro, allora non gli rubano magari le cose più importanti, quelle che mettono sotto. Un trucco è mettersi le cose, i soldi, i documenti, tutto sotto la testa, così se te le devono sfilare, te svegliano. E questa è la piazza che si presenta quasi deserta. Noi adesso ci facciamo questa parte qui e poi ripassiamo sì di là. Qua inizia a essere pericoloso. Eh sì, perché questi rompono le scatole sempre, gli sta bene, come torna la telecamera cominciano già a sgridare. Ah Rubè, guarda se poi ti piace te ci riporto domani, No, Evelina subito che c'è voluta passare pure lei, No, se ti piace le faccio pagare. Ecco là. Stanno a dormire. Diciamo che di buono c'è oggi che molti dormono. Vedete, questi sono i primi giacigli e cercano pure qua di coprirsi. Guarda, ha già preparata la bottiglia perché c'aveva paura che si avvicinavamo. Noi giriamo a largo sapendo che se no ci tirano la roba, poi tocca andare a discutere, non ci va a discutere. L'abito al contrario, hai visto? Ha cambiato la posizione. Sì, no, l'aveva già preparata, capito? E qui... Le razze di cane, ragazzi. È notte. Sono le notte. Voi immaginate, zone così passano pure i VIP, no? Mica... Paradossalmente è più tranquillo la sera perché vanno a dormire molto presto, cioè è molto più agitato. Stasera Ma stanno no, in andando a dormire generale presto. è più tranquillo la sera che di giorno. In caso oggi perché pure quegli amici nostri che si vanno a trovare stavano a dormire mi sembrava strano. Io l'altra volta ho visto in giro che erano le 11, 11 e mezza. Saremo a vedere la prossima volta. Il signore si sbriga a buttare la borsa a macchina. Sì, ma... C'è l'animo però qua. No, ma è gigolo? Giro dall'altra parte. Lì c'è un ragazzo, lì sopra ci dorme un ragazzo, lo conosciamo. Lui vedi, tiene le scarpe, tiene tutto. Lo sai che c'ha di buono? Che se tu gli vuoi rubare una cosa, te devi arrampicare. Sì, vedi, devi fare. Poi qui se vuoi, allora se vuoi fare la pipì, scendi, fai la pipì sui cavi elettrici, un classico. Non ti avvicinare troppo, che senti, te l'ho detto. E vedi, ci vai sopra pure te. Qui vedi, qua dietro pure, queste sono tutte latrine. C'era aperto. Sì. Ma guarda che in realtà quelle sotto sono le mura serviane, le mura più antiche del mondo. E adesso cepiscono. E mo cepisce. No, vabbè, l'hanno recintate per fortuna. Quelle sono le mura più antiche del mondo? Sì, le mura serviane, ancora prima delle Aureliane. Ce ne sta una parte lì, una parte dentro la stazione. Qui stai proprio centrale al massimo, massima comodità. Ah, vedi, qui hanno messo una tenda nuova che non c'era. Queste sono quelle di Decathlon. Sì, vabbè, queste tante volte gli regalano. Vedi, sti ragazzetti così sono quelli che di solito vanno a fare le marchette di là perché a una certa ora se non c'hai i soldi e te vuoi fare qualcosa vanno a fare le marchette lì al parchetto, sì. E il problema sai qual è? Che molte volte non gli bastano i soldi che gli dà il cliente, rapinano il cliente, lo narcotizzano pure e c'è gente che magari rischi pure che ci rimetti la vita. Bella, Sembra il campeggio da stazione termica. Questo si è messo a dormire proprio al centro. Lui sì, no, lui il giorno sai come dorme? Si mette qua, sdraiato, si poggia la testa su una cosa e poi prende il sole. Siamo venuti al famoso parchetto che si trova tra Piazza Esedra e Piazza dei 500. Questo è tristemente noto perché qui la sera c'è la prostituzione. In questo momento siamo arrivati noi, a parte qualcuno che stava lì dietro, qualcuno che dormicchia qua, non c'è molto. I varchi, quelli dove spesso facevano la prostituzione, vedete, sono stati chiusi. Questo l'hanno fatto i commercianti per evitare che
perché c'è il bivacco, ma in realtà ci sta sempre. Se guardiamo là c'è sta parecchia monnezza, alcuni vengono, sì, alcuni poi durano pochissimo perché li sfondano, e questo è il famoso posto dove si viene a contrattare. Questo è l'albero dove ci nascondevano tutto, tra l'altro ha preso fuoco di tutto e di più. Occhio qui a dove mettete i piedi perché qua veramente ci sta di tutto. Sì, io sto a camminare in punta dei piedi. Questo è l'albero dove ci sta di tutto dentro. Ah, qui ci sta pure... Cagate di dimensioni epocali, guarda là. Però non puzza. No, perché se deve essere assorbita col terreno. Occhio a dove mettete i piedi qua, regà. Qui ci si accampano pure ogni tanto, vengono qua a consumare, sì. Cioè il cliente arriva qua, si parcheggia. Sì, una volta era di là, però col fatto che alcune le hanno chiuse, mo prevalentemente di qua. Ed è molto rischioso perché i clienti vengono pure rapinati. Soldi non è problema, però ho trovato, aiutato signora anche. Domani Aiutato anche la signora. Anche tu. Prima ho trovato te, io, là io. L'abbiamo aiutato, allora lui dice l'abbiamo aiutato tutti noi. Tutti una campagna bene, mi piace per tutte queste persone. Quando serve una persona, quando serve quei problema, chiamano Cicalone. Quando ci sono problemi, chiamate Cicalone. Sì. La nostra amica ha ritrovato i documenti grazie a Cicalone. Adesso io tranquillo, non c'è soldi più. Sei senza soldi, però c'hai i documenti, che è la cosa più importante. Grazie a tutti. Ciao. Allora, salutiamo Bullita tu. Sì. Dammi scheda. Che scheda? Di numero? Sì. Ma dopo te lo diamo. Perché persone già qua, come così, giocare così. Tu quando... No. Uomo, e com'è? Guarda quello. No, ce l'hai tua scheda? Sì. La dammi. Dopo te la... Dammi. Amico. Non c'ho il biglietto a visita, non ce l'ho. Allora, di insieme a me. Te lo dà lui. Ascolta, di insieme a me. Al contadino. Sì, al contadino. Non far sapere. Non far sapere. Quanto è buono il cacio? Quanto è buono? Il cacio? Cacio. Con le pere. Con le pere. Ok. Qui dalla stazione Termini si è fatto veramente tardi, non c'è più nessuno in giro, noi ce ne andiamo, però con la promessa di ritornare, sia per la parte del mangiare, sia per la parte dei tatuaggi, sia per tante altre cose, perché oggi è una giornata stranamente tranquilla, ci abbiamo avuto solo pochi problemi e poi, regà, mo piove. Marcello non ha imbruttito a nessuno, incredibile, sarà la presenza... Ah, va bene, dai. Marcello può cambiare, tutti possono cambiare. Ragazzi, è vero, Marcello è stato l'esempio che è passato da una rabbia funesta a una tranquillità serafica. Beh, litigare, gli era presa così, vabbè allora me devi dire... Cioè lui in realtà non voleva litigare, voleva una spiegazione che era diverso. Perciò qui da Termini noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, fateci sapere nei commenti che cosa volete mangiare la prossima volta. Ciao! Così, fatevi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta. Tagliamola! No, non gliela taglia,